Oggi parleremo di audio, però in che senso audio? Parleremo di come andare a migliorare l'audio praticamente, nei nostri video. Insomma, partendo dal presupposto che l'audio ovviamente è molto importante nei video, andiamo a capire, soprattutto se non abbiamo dei microfoni di marca, di qualità, andiamo a capire come andare a sopperire a questo problema. Quindi praticamente prendiamo in giro, insomma, l'audio del nostro microfono. Perché ovviamente su YouTube chi vuole vedere video e chi, insomma costantemente segue un canale, ovviamente oltre a un video di qualità vuole sentire anche bene quel video. Soprattutto la parte audio è molto, secondo me, più importante della parte video. Quindi in questo caso proprio in generale, quindi per chi usa microfoni già il top, che possono essere gli stessi, Hollyland di alta fascia, però che possono essere gli stessi Rode, che possono essere gli stessi Synco, quindi lasciando stare queste 3 marche che magari il lavoro che si deve fare in post produzione dell'audio è veramente piccolo, se non va già bene così. Diciamo il video è più rivolto e soprattutto sarà una grandissima fetta di persone, di utenti, perché proprio gli utenti che sono alle prime armi oppure non hanno insomma quel budget per acquistare microfoni di alta fascia, ovviamente ne acquisteranno uno di fascia medio-bassa, se non addirittura bassa, e si troveranno praticamente con un audio, se così si può dire, orribile nei loro video. Quindi in questo caso è proprio rivolto a tutte queste persone che hanno un microfono abbastanza, diciamo, economico, quindi scadente come audio. Quindi cosa si può fare una volta che noi registriamo i nostri video con un audio scadente che non è buona? Dobbiamo andarci a fare aiutare da un programma, e i classici programmi di Adobe, casa bellissima, non c'è un programma che non va bene di casa Adobe. In questo caso stiamo parlando di Adobe Podcast. Adobe Podcast vi farò vedere che con software, con l'intelligenza artificiale, a me piace veramente molto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quando fa cose davvero belle e utili, soprattutto queste che qui, di evitare di farci puntare su microfoni top di gamma anche da 350-400 euro, perché uno non ha questi soldi. Quindi anche se abbiamo un microfono veramente scadente, scarso, riusciamo con Adobe Podcast a risolvere il problema dell'audio. Non fa i miracoli, quindi non può essere come un microfono a condensatore, eccetera, eccetera. Però il classico lavalier, per esempio, come l'ho messo io, lo trasforma. Quindi in questo caso l'audio lo rende più professionale e comunque più piacevole, a prescindere che sia professionale o no, molto più piacevole per chi guarda i video. Quindi, non perdendo altro tempo, vi farò vedere, cambiando inquadratura, come andare a utilizzare questa Adobe Podcast e vi farò vedere proprio la differenza dell'audio prima di andare ad attivare Adobe Podcast e dopo aver attivato Adobe Podcast con il suo controllo di intelligenza artificiale. Ed eccoci qua, questa è la pagina di Adobe Podcast, quindi dobbiamo andare nella parte Enhance. Quindi in questo caso vi lascerò sempre il link ovviamente in descrizione per trovare subito il sito. Ovviamente vi dovete logare, quindi se non siete registrati ovviamente andatevi a registrare, così potete utilizzare qualsiasi prodotto di Adobe, che sono completamente gratuiti, ovviamente alcuni, fra cui questo di qui, il podcast AI, quindi quello della intelligenza artificiale per quanto riguarda la sistemazione dell'audio. Quindi non dobbiamo fare altro tramite sempre il drop and draw, quindi il classico trascinamento, o anche col più possiamo andare a scegliere o di trascinare il nostro file qua dentro oppure choose file. Però prima di fare questo, cosa si deve fare? Se voi già avete l'audio, potete ovviamente andare a mettere qua l'audio. Però per esempio come me, tanto vediamo lo stesso il passaggio, poi solo se abbiamo l'audio. Se per esempio come me già avete fatto invece un video, quindi ovviamente avete già video addirittura fatti di mesi e mesi fa, quindi che già sono incorporati e ovviamente con tutta l'audio che si sente male, cosa si deve fare? Semplicemente dobbiamo andare a lavorare con il Filmora per andare a scorporare quest'audio. Quindi in questo caso basta che io mi vado a prendere il video che a me interessa, in questo caso l'ho chiamato test video, trascino nella mia timeline. Ovviamente voi questo passaggio, se avete già l'audio, lo potete saltare. In questo caso questo di qui è un mio video. Cosa devo fare? In questo caso direttamente, anzi andiamo a tagliare questo pezzo che a noi non serve e lo togliamo. Quindi andiamo a tagliare un pezzettino di video, magari facciamo un paio di secondi, anche così va bene. Per esempio taglia e tolgo tutto questo, in modo così, bello, io mi faccio completamente il taglio dell'audio di questo pezzettino, anziché andare a tagliare tutto il video. Quindi praticamente questo è il mio video, compreso l'audio. Ovviamente Adobe Podcast questo di qui non lo caricherà mai, perché accetta solo MP3 o WAV, quindi formato
audio. Cosa si fa in questo caso se voi già avete costruito il vostro video? Semplicissimo, tasto destro sopra il nostro video nella timeline e poi bisogna andare a dividere l'audio, quindi in questo caso si troverà scollega audio. Ecco fatto, noi abbiamo scollegato la parte audio dal video, quindi nella prima timeline ci sarà solo il video e la seconda solo l'audio. Quindi per salvare soltanto l'audio, semplicissimo, andiamoci a mettere sopra l'audio, visto che creerà la cornice bianca, e clicchiamo su esporta direttamente da fuori. Qui in questo caso magari possiamo andare a inserire test audio, lo chiamiamo test audio Adobe. Mi raccomando, non lasciate MKV, cambiate e mettete MP3, che è il formato proprio dell'audio, clicchiamo su esporta. Perfetto, velocissimo, lui già mi ha esportato nel desktop praticamente il mio file audio. Quindi in questo caso se io vado su choose file, ora lui mi troverà il mio file audio, che è questo di qua, test audio Adobe. Cliccherò all'interno, lui farà l'upload di questo audio e direttamente già la elaborerà con l'intelligenza artificiale, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, e ovviamente sicuramente si sentirà molto meglio. Ora vediamo se tramite il microfono riesco a farvi sentire la differenza. Perfetto, una volta che ha finito qua di girare c'è il play, possiamo cliccare nuovamente su download e lui ha scaricato il test audio ovviamente di Adobe completo. Quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Questo di qui è il video da cui siamo partiti, quello che abbiamo messo per intenderci su Filmora. Poi ovviamente abbiamo estrapolato l'audio che è questa di qui, test audio Adobe, quindi quella che si sente per intenderci male, e poi invece abbiamo preso questo altro audio e quello modificato grazie all'intelligenza artificiale. Ora vediamo se io posso praticamente avvicinarvi il microfono direttamente magari alle casse per farvi sentire la differenza di questi due audio. Il video oggi credo che sia veramente bello e soprattutto utile a tutti quegli utenti che ogni volta che aprono una pagina di internet. Il video oggi credo che sia veramente bello e soprattutto utile a tutti quegli utenti che ogni volta che aprono una pagina di internet. Quindi in questo caso andate subito a utilizzare, se avete video, vi ho fatto vedere, non è un problema, andate a scorporare con Filmora l'audio dal video, ma esistono veramente tanti programmi. Se invece già siete più fortunati, avete già l'audio che è veramente brutto a sentirsi, siete più avvantaggiati perché direttamente aprite Adobe Podcast, direttamente mettete l'audio là dentro come vi ho fatto vedere e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in pochissimi secondi avete il tutto. Ovviamente come ogni programma gratuito che funziona davvero bene, quale Adobe Podcast, avrete delle limitazioni, quindi limitazioni giornaliere sia di pesantezza sia di lunghezza, quindi di minutaggio. Questo però lo scoprirete voi insomma direttamente nel sito quando aprirete il sito. E dirvi ciao a tutti, alla prossima.